Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi prepariamo un delizioso piatto che prende le sue origini tra l'Indonesia e la Malesia. Sto parlando della laksa lemak, ovvero una zuppa di noodles speziata al latte di cocco. Di laksa, o meglio di curry laksa più precisamente, ne esistono tantissime versioni in tutto il sud-est asiatico che comprendono un'infinità di ingredienti e che differenziano tra di loro anche per la preparazione. La ricetta di oggi, la laksa lemak, contiene una grande quantità di latte di cocco. Lemak infatti in malese sta a significare proprio l'utilizzo del latte di cocco. Oltretutto in questa ricetta troverete anche crostacei e ovviamente tantissime spezie. La preparazione è veramente basilare, però mi dispiace per voi, il numero di ingredienti è veramente altissimo. Andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il brodo di gamberi ci serviranno 500 g di gamberi interi, 2 litri di brodo di pollo, 3 cucchiai di olio di semi. Per la pasta laksa serviranno 6 peperoncini kashmiri reidratati in acqua, un cucchiaio di gamberetti essiccati, un cucchiaio di galangal tritato, un cucchiaio di zenzero tritato, uno stelo di lemongrass tritato, 3 scalogni tagliati a pezzi, 5 spicchi d'aglio a pezzi, 4 radici di coriandolo tritate, 2 cucchiai di arachidi, un cucchiaino di semi di coriandolo, un cucchiaino di curcuma fresca, un cucchiaino di pasta di gamberetti fermentati e sale quanto basta. Come finizioni ci serviranno 2 cucchiai di olio di semi, 400 ml di latte di cocco, 12 cubetti di tofu fritto, 5-6 cucchiai di salsa di pesce, un cucchiaino di zucchero, 200 g di noodles di riso reidratati in acqua, un lime, un mazzetto di coriandolo fresco, una manciata di germogli di soia e 4 cucchiaini di sambal oelek. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del brodo di gamberi, la preparazione della pasta laksa, la preparazione vera e propria della laksa lemak e infine l'impiattamento. Cominciamo a preparare il brodo. Puliamo i gamberi riservando a parte la testa e il carapace. Con l'utilizzo di un piccolo coltello incidiamo la schiena per eliminare l'eventuale budellino. Scaldiamo i 3 cucchiai d'olio in una pentola. Una volta caldi aggiungiamo le teste e le carapaci dei gamberi. Facciamole tostare per 10 minuti in modo che diventino rosso acceso. Passato questo tempo schiacciamo le teste in modo da far fuoriuscire il succo, mescoliamo bene e aggiungiamo il brodo di pollo. Mescoliamo e lasciamo sobbollire per 30 minuti. Passati i 30 minuti prepariamo una bacinella con sopra un colino, appoggiamoci sopra un'etamina e filtriamo il brodo. Eliminiamo le carapaci e il brodo è pronto per essere utilizzato. Prepariamo la pasta laksa. Aggiungiamo in un mixer il peperoncino ammollato e spezzettato, lo zenzero tritato, il galangal tritato, il lemongrass tritato, lo scalogno a pezzi, l'aglio a pezzi, i gamberetti essiccati, la radice di coriandolo tritata, la curcuma fresca tritata, i semi di coriandolo, le arachidi e la pasta di gamberetti fermentati. Aggiungiamo anche un po' di sale, chiudiamo il mixer e frulliamo il tutto. Per rendere più liscia la nostra preparazione aggiungiamo un po' dell'acqua di infusione dei peperoncini e continuiamo a frullare. Otterremo alla fine una pasta di questa consistenza. Prepariamo ora la laksa lemak. Scaldiamo 2 cucchiai di olio in una pentola. Una volta caldo aggiungiamo la nostra pasta laksa. Mescolando tostiamo per 2 minuti in modo da sprigionare i sapori. Aggiungiamo quindi il latte di cocco e mescolando portiamo a ebollizione. Fatto questo aggiungiamo il brodo di gamberi, la salsa di pesce e lo zucchero. Mescoliamo il tutto e facciamo sobbollire per 15 minuti. Passato questo tempo aggiungiamo i cubi di tofu fritto e continuiamo la cottura per altri 10 minuti. A questo punto assaggiamo per sentire se manca sale. Aggiungiamo quindi i gamberi e cuciniamo 20 secondi. Passato questo tempo togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo intiepidire. Facciamo bollire dell'acqua in un pentolino e aggiungiamo i noodles di riso. Cuciniamoli 20 secondi, quindi scoliamoli e raffreddiamoli sotto l'acqua corrente. Ed eccoci arrivati al momento dell'impiattamento. Posizioniamo i noodles di riso raffreddati in una scodella. Aggiungiamo la zuppa, qualche pezzettino di tofu fritto, qualche gamberetto, un po' di germogli di soia, un cucchiaino di sambal oelek, qualche foglia di coriandolo,
uno spicchio di lime da utilizzare durante la degustazione e ovviamente una piccola foglia per guarnire. E la nostra Laks à l'Emac è pronta ad essere degustata. Ed ecco fatto, finito anche questo piatto indo-malese, in ogni caso delizioso. Come avete visto la procedura è veramente standard e facile da fare, ma purtroppo gli ingredienti sono tantissimi e alcuni soprattutto complicati da trovare. Se riuscite nell'impresa di trovarli tutti e di preparare la zuppa, otterrete un piatto magnifico, cremoso, delizioso, con un sacco di aromi differenti che sarà un sicuro successo. Oltretutto io ho utilizzato dei topping, delle guarnizioni molto standard, ma voi potete aggiungere anche altre cose tipo, non so, l'uovo sodo come nel ramen, oppure dello sfilacciato di pollo, comunque tutte le cose che preferite in modo da rendere questo piatto ancora più delizioso. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la ricetta vi riuscirà bene. Dando per scontato che siate già iscritti, continuate a seguire il mio canale Gurumetto Asian Food, mettete un piccolo like, condividete e io la prossima settimana sarò sempre qua ad aspettarvi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!